Andrea Sbarrato e lavoro in Università Bicocca nel campo dell'astrofisica. Mi occupo in particolare degli oggetti più estremi dell'astrofisica, ovvero dei buchi neri, che sono un caso molto particolare della relatività generale, che è una teoria molto complicata, ma in realtà è semplicemente un modo nuovo per descrivere la gravità. E questi buchi neri sono degli oggetti molto affascinanti perché contengono tantissima massa in pochissimo spazio e io cerco di capire come si sono formati i primi che si creano nell'universo. Allora, per arrivare a fare la ricercatrice di astrofisica sono partita da fisica, cioè in realtà volevo fare astronomia, astrofisica già quando ero alle medie, ma ho fatto il classico perché sì, complichiamoci la vita. Poi mi sono iscritta a fisica in triennale e dopo mi sono iscritta alla magistrale di astrofisica e dopodiché il passo successivo è stato fare il dottorato, che è il primo passo veramente per cominciare a fare ricerca. E il dottorato l'ho fatto presso l'Università dell'Insubria a Como perché mi permetteva di lavorare all'osservatorio di Brera, la sede di Merate in particolare, dove ci sono dei ricercatori veramente molto in gamba per il campo di cui mi occupo. L'ultimo anno del dottorato poi sono scappata all'estero e sono andata a Monaco di Baviera a lavorare all'ESO, ESO si chiama, è lo European Southern Observatory, dove c'è una grandissima quantità di ricercatori veramente fantastici e un grande via vai soprattutto rispetto ai posti che ci sono qua in Italia. Esperienza all'estero per fare ricerca, ma probabilmente anche per la parte personale è una cosa importante. Ovviamente bisognerebbe farlo il prima possibile perché ovviamente poi arrivi a un certo punto che vuoi cercare di stabilizzarti, non è facile, vedremo l'anno prossimo dove sono innanzitutto, però è una cosa bella, dal punto di vista professionale ti fa vedere un posto completamente nuovo e un modo di lavorare completamente nuovo, dei fondi completamente diversi rispetto a qua, ma dal punto di vista personale è bellissimo perché conosci altre culture, non solo quella del posto dove ti sei appena trasferito, ma quelle delle persone che ti sono intorno e vabbè, poi scopri l'Oktoberfest che è un delirio. Il percorso di oggi per uno studente nel mio campo non è obbligato fare fisica per arrivare a fare l'astrofisico, c'è un altro percorso che è quello di astronomia. Ci sono poche università in Italia che hanno proprio la triennale in astronomia, però secondo me è meglio partire da fisica perché ormai l'astrofisica, e lo dice anche il nome, è più indirizzata a un approccio un po' più fisico, non è più soltanto, è un lavoro comunque grosso, ma non è più soltanto fare l'astronomo, cioè osservare le stelle, classificarle, o osservare galassie e classificarle, c'è tanta fisica di base che bisogna andare a capire. Tutti questi nuovi modi di osservare l'universo, come le onde gravitazionali, e anche andare a guardare messaggi da raggi cosmici, che sono particelle che viaggiano nell'universo, hai un po' bisogno di capire la fisica di base e quindi forse è meglio partire da fisica. Allora, io sono molto entusiasta del mio percorso di vita professionale e di studi, quindi secondo me sì, io consiglierei sempre ai giovani di farlo. Ci vuole tanta passione, non per il solito discorso che vi faranno tutti quanti gli adulti del devi fare quello che ti piace, ma perché non è banale, nel senso che è molto faticoso perché la situazione internazionale in generale dei fondi non è chiarissima e si sarà precari per tanto tempo, però è una cosa che ti inonda di esperienze fantastiche. Sì, secondo me vale la pena fare qualcosa che non è banale, assolutamente. In questo momento l'astrofisica, lo spazio in generale sta veramente avendo delle grandi rivoluzioni, sta vivendo un momento di grande rivoluzione. Si vede dalla quantità di persone che ti chiedono di parlare del tuo lavoro e dalla quantità di articoli sui giornali, che per noi è un po' strano.
La verità è che la tecnologia si sta sviluppando moltissimo e siamo nel momento storico in cui abbiamo la possibilità di guardare l'universo con nuovi sensi. Fino al 2015 l'astrofisico era qualcuno che osservava il cielo solo con gli occhi. Il 2015 è quella che io dico che nel 2015 è iniziata l'astronomia, l'astrofisica gravitazionale. Si sono osservate, rivelate per la prima volta queste onde gravitazionali che sono un nuovo segnale completamente diverso dalla luce che viene da dei corpi molto massicci che si muovono nello spazio. In particolare nel 2015 si è vista la prima coppia di buchi neri che si è fusa in un solo buco nero e questi due buchi neri hanno increspato lo spazio intorno a loro che ha fatto vedere a noi la loro presenza sostanzialmente. E questo è un modo completamente nuovo di guardare l'universo. Un modo che mi piace per descrivere questo nuovo approccio è proprio abbiamo un nuovo senso, abbiamo cominciato a sentire i suoni dell'universo, prendetela come analogia, però veramente abbiamo una nuova finestra, siamo come Galileo che ha appena tirato sul telescopio verso il cielo.